Bentornati in questo nuovo Baita Tour. Oggi vi porto in un vero paesino valser con origini antichissime. Andremo a trovare Sergio che vive tutto l'anno in una vera baita valser. Stiamo percorrendo questo semplice sentiero. Siamo passati sotto delle cascate di ghiaccio, ogni tanto si sente il rumore dei blocchi di ghiaccio che cadono. Oggi a farmi da assistente c'è con me Ilaria. Ciao Ilaria, benvenuta. Ciao. Sergio vive a Salecchio Inferiore, sono due paesini, Salecchio Inferiore e Salecchio Superiore. Ciao Sergio, buongiorno. Piacere. Benissimo, mio, benissimo, piacere. Ti va di raccontarci un po' di te? Perché tu mi hai detto che vivi qua tutto l'anno, giusto? Sì, Adesso? sì, tutto l'anno. Raccontaci un po' la tua storia, dai. Ma io sono nato in pianura, ma non l'ho mai potuta sopportare la pianura. E quindi ho abitato praticamente tutta la vita in montagna. Prima ad Alagna, Valsesia, sempre in alta montagna, 1600 metri. Poi quando sono venuto via di là sono andato in una piccola cascinetta in un'Alpe sopra il Biellese e poi ho cambiato vita e ho cercato un borgo valser qui in Ossola e ho trovato diverse soluzioni e alla fine ho comprato questa che mi piaceva molto, che c'è proprio un senso di storia, di comunità qui a Salecchio. Adesso d'inverno ovviamente c'è poca gente che ci viene, anche se è in ripresa, anche soprattutto nei weekend così. D'estate è sicuramente molto frequentato, c'è il rifugio, ci sono tante cose. Tu in totale quindi diciamo da quanti anni è che vivi in montagna considerando i vari spostamenti? 45 anni. E tu ne hai? 64. 64, quindi a 20 anni hai preso e sei andato a vivere in montagna. Sì. Prima come turista, no? E arrivavi un dalla baitello tipo il tuo. Pianura dove esattamente? A Vercelli. Io sono nato sei vercellese. nella piatta più piatto che c'era, ma non ho mai potuto sopportarlo. E diciamo, durante tutti questi tuoi spostamenti, come hai gestito la tua vita? Cioè, cosa facevi? Ma io ho iniziato facendo il tecnico comunale in diversi comuni della valle, della Valsesia, fino a quando sono stato un periodo ad Alagna Valsesia come tecnico comunale. Quando sono venuto via di là invece sono andato a lavorare per un altro ente, la provincia di Biella, con funzioni di protezione civile. Adesso sei in pensione? Sì, sono in pensione da 2 anni. Fortunatamente. E quindi ho adesso un po' giovane. La tua intenzione è quella di vivere qua? Sì, diciamo che sovente visto che non ho grossi impegni di lavoro, sovente mi faccio delle vacanze, per cui può darsi che magari per una settimana vado via, eccetera, ma poi torno su. E come l'hai trovata questa baita? Girando, ho battuto le zone, cioè tanto sapevo ben chiaro che volevo una casa in legno, una casa valser. Quindi tu avevi già questa passione per la cultura valser, ti interessava? Quando io stavo ad Alagna avevo già una casa valser a 1600 metri in una frazioncina molto carina e poi vabbè per alterne vicende sono dovuto venire via e però mi era rimasto questa cosa della casa di legno, casa di legno, del fornetto di pietra e quindi ho battuto un po' queste zone tra Formazza, Ausone, Agaro qui dietro. E fino a quando c'erano diverse possibilità e poi alla fine ho fatto la mia scelta su questo edificio qua. Guardiamo giusto un paio di caratteristiche interessanti dell'architettura valser perché vabbè, tu sicuramente ne saprai parecchio, immagino. Comunque questa è la tecnica di Blockbau, giusto? Sì. Quindi questo incastro di queste travi di larice. Sono travi di larice, a volte possono anche essere di abete a seconda anche del materiale che si trovava più facilmente. Sono tra una trave e l'altro c'è un piccolo strato di muschio, magari poi in casa si vede molto bene e ogni tanto ci sono dei perni, dei chiodi di legno, quindi foravano la trave sotto e mettevano questi chiodi. Dopo in casa ne ho qualcuno, ve li faccio vedere. Piccola parentesi, quando vedete i video delle log cabin, quelle in Canada o anche nel nord Europa, alla fine l'origine proprio strutturale, costruttiva, deriva da questa tecnica qui, Blockbau, che arriva dal centro Europa, dalla Germania e dalla Svizzera. Sì, queste case sono presenti anche in tutto il mondo slavo. E la tecnica, inizialmente si utilizzava una tecnica più grossolana utilizzando i tronchi interi, poi per
per economizzare eccetera, i tronchi hanno cominciato ad essere tagliati in più fette, si tagliavano a mano con dei grossi segoni, un tronco solo venivano fuori 2 o 3 travi, no? E quindi... Tu mi dicevi che però oltre all'influenza germanica, diciamo, c'è anche un'influenza borbonica. No? Ma questa casa è nota per essere la casa dell'Arcadia, perché contiene 2 frasi, una in facciata che non si legge tanto bene e una sul lato di là, di un poema napoletano del 1500. Probabilmente, dato che questi posti qui di Salecchio erano in quell'epoca soggetti a una forte immigrazione, quindi si emigrava all'estero, quello che allora era l'estero, e lì probabilmente si recepivano anche degli influssi culturali diversi che poi venivano riportati a casa, no? E quindi c'è la scritta in facciata, dice testualmente: tal piange il mio mal e dietro le spalle con acuta limula, per cui il proprietario originale doveva avere probabilmente qualche nemico, perché sull'altra facciata invece c'è scritto: Iddio mi guardi da occulti falsi amici. Quindi aveva probabilmente dei nemici qui in loco, non si sa, comunque temeva, ecco. La casa, guarda, presenta anche un'altra caratteristica: mentre la parte di qua è originaria del 1769, la parte di là probabilmente è più ottocentesca, è un'aggiunta, ci sono 2 stanze aggiunte in un'epoca successiva ed è fatta in pietrame, in pietra. È quello che ti volevo chiedere, appunto, perché si vede proprio che quella è una cosa... Sì, ma si vede molto bene dentro aggiuntiva. ed è stato aggiunto in 2 riprese, perché se guardi l'altro lato c'è proprio la prima parte di qua e una parte di là. Qui c'è un forno per il pane. Ogni 3 o 4 case c'è un forno per il pane. Adesso questo non è più funzionante, ma ce n'è uno funzionante su a Salecchio Superiore. Ogni 3 o 4 case c'è un forno, eccetera. Sotto, lungo la strada che hai fatto venire su, adesso non si vedono più, ma ci sono dei mulini per macinare la segale. E un mulino, una segheria c'è su a Salecchio Superiore, perché ovviamente era una comunità autosufficiente, è sempre stato abitato per 700 anni. L'ultimo abitante è morto nel 1969. Qui è sempre funzionato più o meno fino agli anni 50-60. Poi con l'avvento della TV e della 500 e posti di lavoro pagati, ovviamente la gente ha incominciato a scendere, prima magari temporaneamente e poi anche definitivamente. Poi il villaggio è stato abbandonato per una decina d'anni, fino a quando è stato ricostituito un consorzio dei proprietari qui di Salecchio, che ovviamente esiste tuttora. Questo consorzio ha incominciato a risalire, a aggiustare le case, a costruire gli acquedotti che non c'erano, costruire la teleferica, insomma tutta una serie di servizi, credo nel 1980, in quegli anni lì. Questo è un vecchio granaio che poi è stato tamponato ed è stato utilizzato come stalla sotto e fienile sopra. Ah, questa è la tua legnaia, La quindi. mia legnaia, Wow. era la casa del maiale e adesso... Ma a casa del maiale c'era il porcile? Sì, c'era proprio il maiale qui dentro. Qui c'è la scritta. Senti che buon profumo di legna. È un poema del 1500 napoletano, l'Arcadia. Iddio mi guardi da occulti falsi amici. Qui c'è il mio tavolino ribaltabile. Ah, perché qua ti metti poi fuori in estate, Anche giustamente. d'inverno. Oggi ero seduto lì mentre mi aspettavo. Omnes habitantes in ea. La pace in questa casa è a tutti gli abitanti in essa. Bene, entriamo. Permesso allora. Hai visto il campanello? Dov'è il campanello? Suona il campanello. Suonare. Tira. Vabbè, dai. Prego. Wow. Un po' caldo. Che spettacolo. Oh, è caldissimo. Lasciamo aperto. Ma dove ce l'hai la stufa? Questa si accende di là, adesso poi andiamo a vedere. Ma scusa, ma questa è storica? O No, questo è già un rifacimento che è stato fatto dal precedente proprietario. Sì, rende tantissimo. Diciamo che io l'accendo al mattino
7:30, 8 quando mi alzo su, un'oretta di accensione, dopo di là ti faccio vedere anche, e poi praticamente scalda per 24 ore. Accendi quell'ora in un giorno e poi lei accumula il calore e lo spande. La carica ovviamente è regolata sulla temperatura esterna e insomma a seconda della stagione che c'è, se fuori adesso oggi c'è 18 gradi, leggevo prima fuori, e quindi ho caricato poca legna. Ma veramente non volevo neanche accenderla perché era ancora calda del giorno prima. Il bagno con lo scaldabagno a legna. Vabbè, bellissimo, tutto Sì, in sì. legno. Qui come siete organizzati? Avete quindi fossa IMOF o... Sì, c'è la fossa IMO. La fossa IMO fa un po' di dispersione. Questa è la parte di un antico telaio che c'era qui in questa casa. Vedi l'accensione del fornetto. Ma che roba spettacolare, ma sai che non l'avevo mai vista una cosa così? L'accensione del fornetto. Questa è la bocca di carico della stufa in pietra ollare, giusto? Sì. Perché pietra ollare. Ma che roba. E quelli là sono i pezzi che fili dentro di quella lunghezza lì, quindi hai anche il vantaggio di non dover segare. Metti dentro poca roba. Poca roba e ti dura una giornata. Vedi, questo attrezzino qua che io ti ho copiato, vedi, Sì, questo porta te lo legno. ricordi, ecco, lo riempi neanche tutto, no? Neanche tutto, ed è una carica invernale. Ma è la corrente o sei collegato L'Enel, con c'era l'Enel? già l'Enel, qui C'avete c'era il, l'Enel, il sì, palo, c'era l'Enel quindi. per tutto. E poi c'era quel lavandino lì in pietra, che è ancora funzionante adesso, però io ovviamente mi sono sistemato una parte più moderna di là. Questo è il muschio che ci mettevano fra le travi, no? Per maggiore isolamento delle stesse. C'è in tutte le travi, adesso lì si vede bene perché c'è tra le due travi un po' sollevata. Era un sistema di isolamento rudimentale. Sì, diciamo così. Sì. Nel sottotetto c'è una piccola stanzetta, uno speaker che serviva per la conservazione delle granaglie e delle derrate alimentari, perché è in un posto molto fresco nel sottotetto. Questo qui mi hai dato lo spighe. Sì, lo speaker. Qui c'è il cassone. E mi hai detto che questo qui lo Questo è adibisci come una locale stanzetta, ospiti, sì, mettiamo. diciamo così, i poveri ospiti possono dormire su questo bel letto ribaltabile, tipo cabina della nave. Allora, Questa è la prima parte della casa dove io ho dormito, la prima stanza dove ho dormito, perché era quella più sistemata, più a posto. E l'unica agibile, diciamo. diciamo agibile, mi sono subito piazzato qua e poi dopo un po' per volta ho fatto i lavori, però ci ho sempre abitato dentro. Questa è la bandiera delle comunità valse, questa me l'aveva spiegata Peter, te le ricordi tutte? Ovviamente. Dunque, dunque dovrebbe esserci, vabbè, sicuramente c'è Formazza, Agaro, Salecchio, poi Ornavasso, Macugnaga, poi cosa abbiamo? Campello Monti, Rimella, dunque credo Rima, quello che adesso è Alta Selvenza, Alagna, poi cosa c'è? Carcoforo, me ne manca ancora qualcuno. Forse Riva Valdobbia, con Riva Valdobbia facciamo 11, Riva Valdobbia e la Valle Vogna. Me ne manca ancora un pezzettino. Vabbè, poi ci viene in mente. Ce le Do- studiamo, dopo la andiamo a vedere sui polenta. libri, io le cose le ho imparate sui libri, non è che la porta che adesso non c'è più, c'è un intaglio che prelevava l'aria per far entrare l'aria e il fumo usciva da quella finestrella sopra oppure dalle beole del tetto. Se andiamo qui sopra è tutto pieno, tutto incatramato di cose, no? Perché anticamente nelle case non c'erano i comignoli che portavano fuori il coso, no? Quindi il fumo usciva fuori liberamente. Quindi immaginate che qui viaggiavi un po' bassino così, perché c'era sempre una fumina, no? E l'unico posto dove potevi stare relativamente al caldo e senza fumo era la stube.
dove una volta la famiglia viveva, dormiva, cioè tutte le attività venivano fatte lì, non c'era una stanza da letto. Poi hanno iniziato, nei secoli successivi, nello speaker a fare la stanza da letto. Tant'è vero che se vai in Formazza lo speaker ha perso la sua nomenclatura originale di dispensa ed è diventata la stanza da letto. Quella roba lì in origine era aperto sotto la porta, sempre aperto, quindi qui faceva un freddo della Madonna, no? Ma era il locale dove c'era il fumo. Le pareti qui, quando le ho prese io, erano intonacate, cioè erano verniciate con vari stati di vernice, tra cui una rosa, poi intonacate, e poi sotto c'era 1 centimetro di catrame, no? Catrame nero. Quindi le ho tirate via tutte, infatti vedi che ogni tanto c'è ancora... Sì, perché la maggior parte dei lavori li hai fatti tu da sola. Quelli di legno sì, quelli di legno, il tetto anche sì. Qui hanno fatto l'impianto elettrico, ovviamente ha fatto l'elettricista, l'impianto idraulico, ha fatto un idraulico, c'è stato anche un muratore che mi ha fatto lì, per esempio gli intonaci lì, sì, eccetera. Però poi perché poi tutte queste minuzie qua, chi trovi che te le viene a fare? Ma neanche strapagarli, no? Cioè, è difficile trovare la manodopera, no? Che venga a farti queste cose. Quando la trovi devi aspettare. L'impianto elettrico l'abbiamo finito che nevicava. Diverse colonie, diverse cose. A costruire le case. Per cui magari la famiglia del proprietario, qui per esempio erano sicuramente 2 fratelli, questa è una doppel house, no? È divisa in orizzontale, molte volte sono divise in verticali, per risparmiare sul tetto, sul terreno da occupare, si mettevano assieme 2 fratelli, 2 cugini, e facevano una casa assieme. Però c'era una maestranza specializzata che veniva poi di carpenteria, che veniva a fare la casa, mentre il lavoro di disboscamento, essiccazione del legno, trasporto in loco delle pietre, del legno, eccetera, veniva fatto magari insomma dalla famiglia della cosa. E quindi questo può anche darsi che sia stato scritto non dal proprietario ma dal carpentiere, no? Così come quella scritta in facciata lì non c'è solo in questa casa, ma c'è anche in un'altra casa, per cui il problema è uno dei 2 che ha visto la scritta dall'altra parte, oppure era il muratore, il carpentiere che andava in giro e si dilettava ad abbellirle con queste frasette un po' così, no? No, questo non lo sapremo mai. Quando avevo 24 anni adesso ci sta un tipo fisso naturalmente. Ma Sergio, salute. con la tua bellissima baita Guardate che quando bevo, alla rinascita di Salecchio inferiore. Hanno dei soprannomi di famiglia che si tramandano, tipo i Fuchs, le volpi. In una, quelle case nere, cioè l'abitato di Agaro, alle spalle c'è sempre un armadio, quello lì non è il suo originale. C'ha sui piedi l'orso ed è il civilizzatore degli Alemanni, San Gallo, per cui c'è la città di San Gallo, l'abbazia di San Gallo. È morto, era un legionario romano, è morto annegato, e c'è una macina da mulino perché l'hanno buttato nel lago, stavano dando le cambiare. E mi dicevi qui c'era anche municipio, scuola, fino a 29, c'è la scuola, paese totalmente indipendente. Poi lo vedremo, c'è una scuola che è stata chiusa mi sembra nel 65. Adesso cosa c'è al posto della scuola? C'è un piccolo museo d'estate aperto, quando siamo là fotografiamo anche i riferimenti, ci sono dei telefoni eccetera, anche per farselo aprire eventualmente. Ci sono delle lapidi dove possiamo riconoscere anche alcune persone che hanno fatto un po', per esempio questo Antonio Pali è stato l'ultimo sindaco di Salecchio. Nel 38 questo è morto. E quella della Maddalena Felicità era
la levatrice del villaggio, perché faceva nascere i bambini. E poi vabbè, no, non vogliamo fare torti a nessun altro. E come vedi il cimitero è sempre molto curato perché la gente ci tiene molto. Questo è un granaio molto antico, credo che sia del 1600. C'è una tecnica costruttiva che non ha le pietre, c'ha questa costruzione su palafitte, su questi modelli in legno. Di qua invece possiamo vedere un modello un pochettino più recente con la Mauspilz per isolare il granaio dal terreno, quindi dall'umidità e dai roditori, dagli animali che potevano esserci ad attentare le scorte invernali. Qui c'è la scuola, ex scuola comunale, aperta nel 1930, come puoi leggere, e chiusa mi sembra nel 65, ora ospita un piccolo museo della comunità di Salecchio. C'è proprio un'aula scolastica ferma agli anni 60 e poi ce n'è una parte invece con attrezzi agricoli, e c'è l'abitazione della maestra, della povera maestra che si passava qua tutto l'inverno con questi ragazzi. Quanti bambini c'erano in questa classe? Non te lo so dire, nel 65 penso che erano 3 o 4. Io li conosco perché adesso hanno 65-80 anni. La maggior parte dei discorsi delle consorti è gente che è nata qua, o i loro genitori sono nati qua, quindi tutta gente che ha vissuto anche qua. Sei qui da 4 anni, quali sono le tue... perché mi pare che hai molto a cuore comunque la cultura valser, sei molto interessato, sei molto informato, sai quasi tutto, insomma, cioè, sei un grande appassionato come per esempio anche Peter che avevo intervistato qualche video fa, e quindi quali sarebbero, diciamo, le tue prospettive future, sia di vita qui che di quello che puoi portare alla comunità, mettiamola così. Ma guarda, io sinceramente cioè, non ne farei un tema di quel genere, nel senso che io starò qua fin tanto che potrò stare qua, in condizione, cioè, rispetto anche alla salute, all'anzianità, al fatto che comunque devi anche essere capace di rimanere da solo, che poi uno dei temi che mi chiedono sempre è come fa con la neve, come fa con le provviste, eccetera. Io delle volte rispondo che vado a caccia con l'arco e delle volte invece più serio dico faccio come lei, vado alla COP. Però il tema più grosso forse, soprattutto nei mesi invernali, è una relativa solitudine. Relativa perché ci sono dei momenti in cui c'è gente che passa, gente che viene, gente che ci sta, soprattutto nei weekend, ma possono passare magari anche una settimana, 10 giorni che tu sei completamente da solo, e quindi per stare da solo devi avere e continuare ad avere un certo equilibrio, diversamente crolli. Se cominci a pensare che sei da solo, crolli. Certo. Se cominci a pensare che hai paura, è meglio che cambi subito genere. Per quanto riguarda le prospettive più generali, io mi augurerei, spero, anche di costituire nel mio piccolo un punto di riferimento, che altra gente possa, magari con dei lavori a distanza, piuttosto che in pensione come me, che possano venire a popolare, a rivivere questo borgo, perché è un borgo, anzi sono delle frazioni che meritano molto, che ovviamente sono state abbandonate perché la gente è andata in cerca di una vita migliore, giustamente non si poteva sempre stare attaccato a fare la fame o il freddo o il fumo, e quindi sono andati via a cercare una vita migliore. Però è anche possibile che qualcheduno, questa cosa l'ho letta su tra l'altro un giornale della Vallanzasca che mi hanno dato ieri, Fan Frech Film. Sì, sono le tre cose. Sono le tre F, perché per tutto quello che abbiamo detto fino adesso, cosa c'era? Mangiare ben poco, sicuramente l'obesità non si conosceva in questi paesi. Il freddo di sicuro tanto, perché il clima poi non era come quello di adesso, era sicuramente molto meno clemente. E il fumo perché, sai, il camino fa sempre fumo comunque, il camino, la stufa fanno sempre fumo, quindi
Quindi io mi augurerei quello, insomma, di una rivitalizzazione, di un po' più di, come dire, di gente appassionata sul paese che lo rivitalizzi, che lo... Beh, comunque mi dicevi, utilizzi. qualche cosa in vendita c'è qua? Sì, ci Qualche sono cosa delle si può cose in trovare? vendita sicuramente, può darsi che ce ne saranno anche altre più, molto è già stato venduto anche in questi anni, è stato venduto delle cose e della gente nuova anche arrivata. C'è un bello spirito di comunità con i vecchi proprietari, alcuni dei quali sono nati qui in queste case e sono sicuramente molto appassionati e molto attaccati alle loro origini, e quindi insomma è un modo di vivere che non dico che fa per tutti, ma per qualcheduno magari sì. Beh, comunque allora possiamo anche dire che magari se qualcuno volesse avere qualche informazione in più, fosse interessato, magari può venire anche a fare una chiacchierata con te. Ah, sicuramente, No, io tanto, guarda, per Salecchio questo è alto, non c'è problema. tanto Possono- Sergio lo trovate subito, appena arrivate a Sarecchio Inferiore, praticamente... Ti attacca un bottone micidiale subito. Subito. Chi siete? Dove andate? Cosa fate? Un euro! Un euro. Sì, Va bene. sì, sì, sicuramente. Ah, se mettessimo d'estate, se mettessimo una gabella lì e facessimo pagare un euro a tutti quelli che passano, Beh, sì, rimpingueremo sicuramente le ci sarebbe. casse Beh, poi non sarebbe del neanche- consorzio. Sarebbe ecco un'iniziativa che Contributo. poi alla fine, con Sì, tutti sì. i soldi che vengono buttati, dare un euro per Ah, far sì. risorgere un pochino Ah, no, certo, una certamente. comunità di questo genere sarebbe... Ma poi sei una bella comunità, ci sono le nostre feste che facciamo, che sono sempre molto partecipate, anche se devo dire io non sono molto festaiolo, io sono piuttosto orsesco in questo, però insomma, fa piacere, insomma. Qui non è che vieni a stare in una baita isolata, vieni a stare in una piccola comunità, diciamo d'estate più frequentata, d'inverno un po' meno, però voglio dire, c'è un aspetto anche sociale, ecco, se vuoi in un qualche modo fare delle cose si possono fare, ecco. Vabbè, comunque come avrete capito, Sergio è una persona che è sempre stata abituata a stare in natura, sempre stata abituata a stare in montagna, quindi diciamo che per lui non è che è stato un salto nel vuoto, per te è stata una continuità ed è quello che alla fine ha contraddistinto tutta la tua vita, no? Il vivere sempre in montagna, Sì, in sì. natura. L'ho Quindi sempre saputo. sei sempre stato fedele alla linea, Sergio, dai. Fin dai 13 anni ho sempre saputo che volevo vivere in montagna. E insomma, fino a quando le condizioni me lo permettono, ci rimango. Sì, dai, tanto adesso fino a 100 anni ci arriviamo, dai. no? Speriamo. Io chiedevo di più, sai perché? Tanto chiedere per chiedere, fai che chiedere tanto, perché sai, poi dopo c'è già da trattare dopo e fare ti già, chiedono lo già, sconto. dobbiamo andare al rialzo. Sì, sì. Io che lanci più alto, Vabbè. non so mai. Va bene Sergio, ti ringrazio tantissimo per l'ospitalità, la tua baita veramente bella, anche la polentata e il tuo cibo, perché abbiamo mangiato funghi di Sergio, le zucchine sott'olio, Zucchine sott'olio. i porri con i mirtilli, Dell'orto. buoni, tutto veramente buonissimo. Grazie, Grazie gentilissimo. Sergio. Grazie. Ancora, ciao. Ciao.